Per realizzare correttamente un ambiente mansardato, bisogna per prima cosa realizzare la stanza con tutti i muri dell'altezza massima. Sarà poi il programma che in automatico procederà al taglio di pareti ed elementi. Dal catalogo si andranno ad inserire gli ingombri che permetteranno di effettuare il taglio delle anti in automatico. Questi ingombri, chiamati Z-Man, sono disponibili dal più del consigliato della parete. Oppure dall'Esplora Catalogo, scrivendo nel codice Z-Man. Questo ingombro rappresenta la porzione di muro inclinata e una volta inserito e posizionato sarà possibile configurarlo inserendo le relative misure. Tramite il consigliato dell'ingombro o dalla parete si andranno ad inserire i vari moduli che verranno dimensionati automaticamente rispetto al taglio inclinato. Lo spostamento dei vari moduli e il cambio delle loro dimensioni riadatterà in automatico la loro altezza relativa all'ingombro del mansardato inserito in precedenza. Dal consigliato di un fianco oppure da un modulo già inserito si inseriranno gli altri moduli. È possibile modificare la planimetria, aggiungendo il soffitto inclinato che modificherà i muri. Dal più di una parete si clicca su Planimetria e poi Muri. Oppure dal menu Planimetria, Nuovo oggetto Planimetria. Cliccando su Soffitti si seleziona il soffitto inclinato rettangolare. Dopo aver configurato altezza da terra, il punto più basso da dove parte il soffitto inclinato, e altezza, la parte effettivamente inclinata rispetto al totale della parete, clicchiamo su OK. Il cursore chiederà di definire con 2 clic la parete più bassa. E muovendo il mouse deciderò la lunghezza del soffitto inclinato. Posso agganciarmi a primitive CAD già esistenti, oppure, nel nostro caso, proseguire fino a fare snap sulla parete di destra. Abbiamo realizzato il taglio del muro. Eventualmente, nella maschera dei soffitti, dal menu della planimetria, si disattiva il soffitto automatico.
Alcuni cataloghi non hanno la generazione delle lavorazioni in automatico e gli agganci tramite gli hotspot automatici. In questo caso si dovrà procedere manualmente, inserendo i vari articoli che comporranno il mansardato. All'interno dell'Esplora Catalogo, tramite le famiglie, si accede a quella contenente gli articoli per il mansardato. Per prima cosa si dovrà inserire e configurare l'ingombro del mansardato. Una volta fatto ciò, si dovranno inserire i vari moduli, uno alla volta, rispettando rigorosamente la procedura che andremo ad illustrare. Per prima cosa, bisogna sempre inserire gli articoli dal lato più basso verso quello più alto, come spiegato nel messaggio apparso in precedenza. Inseriamo il fianco, che nel nostro esempio agganciamo alla parete di destra. Specificando che si tratta di un fianco esterno. Per rilevare l'altezza in automatico, clicco su Y rileva. Verranno proposte le altezze di serie, che rifiuto premendo ESC dalla tastiera. A questo punto basterà posizionare il cursore di aggancio all'interno del box del mansardato e attendere che venga rilevata la quota. Confermiamo premendo OK e in questo caso specifichiamo che il fianco è destro. L'inserimento degli elementi successivi dovrà rispettare lo stesso meccanismo. Inserisco il fusto agganciandolo al fianco. Modifico la sua lunghezza con una di serie a 575 mm, poi premo Y rileva e successivamente ESC per rifiutare le altezze di serie. Aggancerò il fusto all'ingombro del mansardato. Infine premo OK confermando l'altezza rilevata. Una volta inserite tutte le scocche con gli eventuali ripiani e attrezzature interne, si andranno ad inserire le ante, facendo snap sui vari fianchi. Verranno chieste eventuali informazioni aggiuntive e si procederà allo stesso modo, annullando le altezze di serie, premendo ESC e facendo aggancio con l'ingombro del mansardato. Anche in questo caso la misura corretta verrà rilevata e ci basterà confermarla. Una volta inserite tutte le ante, bisognerà lanciare le lavorazioni automatiche tramite il menu del catalogo.
Verranno controllate tutte le regole di aggancio tra i vari moduli e si genereranno i tagli delle ante. A fine progettazione posso eventualmente aggiungere il soffitto inclinato dal menu della planimetria. Attenzione che la cancellazione dell'ingombro per il mansardato eliminerà in automatico le lavorazioni applicate alle ante. Se rovina la vista perché dobbiamo generare una stampa o un rendering da allegare alla documentazione per il cliente, basterà semplicemente nasconderlo. Due casi particolari meritano attenzione: il soffitto inclinato con le travi e il soffitto inclinato sagomabile. Nel primo caso bisognerà inserire dal catalogo System un articolo presente all'interno della famiglia Elementi per progettazione, che si chiama soffitto mansardato con travi. Una volta posizionato e configurato in lunghezza, altezza e profondità, si potranno gestire i vari parametri che vanno dal numero di travi inserite lungo la lunghezza dell'articolo, alle loro dimensioni e distanza dal muro, dalla presenza o meno della copertura del soffitto, fino all'inclinazione delle travi. I parametri delle travi sono disponibili anche tramite i tag applicati all'articolo. Nel secondo caso, il soffitto inclinato sagomabile permette di creare il soffitto inclinato applicato ad una sagoma che dobbiamo prima disegnare con il CAD. Trova la sua utilità per creare i soffitti a spicchi. In questo caso, tramite il CAD, disegno dalla pianta delle sagome chiuse che rappresentano il perimetro dei 4 spicchi del soffitto. Poi, tramite il comando del soffitto inclinato sagomabile, procederò allo stesso modo di quello rettangolare. Imposto
i due parametri di altezza da terra e altezza. Seleziono la sagoma chiusa, tenendo premuto il tasto Shift dalla tastiera e cliccando al centro della sagoma, che sarà rilevata automaticamente ed evidenziata in azzurro. Clicco sul pulsante di Fine dati oppure premo la barra spaziatrice per terminare la selezione delle primitive. Ora applico il soffitto inclinato, partendo sempre dalla parete più bassa. Il soffitto inclinato si applicherà alla sagoma selezionata in precedenza. Ho realizzato uno spicchio. Gli altri tre si inseriranno allo stesso modo. Una spiegazione più approfondita dell'uso del CAD verrà illustrata nel capitolo Utilizzo del CAD.